Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024. Abbiamo la carta del diavolo, che qui è rappresentata con un lupo. Che interessante. Ragazzi, di solito quando c'è la carta del diavolo si parla di energia un po' faticosa, mettiamola così. Diciamo che una delle caratteristiche del diavolo in luce è quella del potere personale, mentre quando è in ombra è l'abuso di potere o l'abuso e basta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico, perché potrebbe anche essere una questione legata all'ego con il diavolo. Vi ricordo comunque che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi gratuito e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra, gratuito anche quello. Quindi voi aprite la tendina, ci sono vari link, poi per qualsiasi tipo di informazione mi scrivete un'email. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di ottobre, amici della Vergine. Partiamo con un 8 di coppe, quindi direi proprio un'energia piuttosto introspettiva, piuttosto di voglio qualcos'altro. Poi abbiamo un 6 di coppe, la carta della stella, un 10 di bastoni, cavaliere di coppe, carta del giudizio, abbiamo il carro e un 6 di spade. Ma guardate, effettivamente qui ho 3 carte di movimento, di spostamento. Partiamo da questo 8 di coppe, come vi dicevo, c'è come questo bisogno di introspezione, questo bisogno di andare verso cose, di capire che cosa è davvero importante per voi arrivati a questo punto della vostra vita. Andiamo a vederlo. Cavaliere di coppe nuovamente. Qui c'è aria o di proposta o di offerta o di nuova idea o di un qualche tipo di comunicazione che potrebbe aprirvi l'orizzonte. Di nuovo una carta di viaggio con la carta degli amanti. Qui potrebbero proporvi un viaggio a ottobre. Un viaggio, un'iniziativa, un nuovo progetto, un qualche cosa che punta in alto, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Due di coppe, asso di coppe e 6 di coppe. Qui potrebbe esserci come un revival per qualcuno, magari proprio a livello romantico, per qualcun altro potrebbero essere magari degli amici, però avendo 6 di coppe c'è proprio come una sensazione di ovattamento a livello emotivo, anche perché poi qui avete la stella, avete un 10 di bastoni. Direi che da un punto di vista emotivo, ragazzi, sentimentale no, proprio diciamo il reparto emozioni della vostra vita nel mese di ottobre sarà piuttosto soft, cotonato, come vi posso dire, ovattato, protetto. Andiamo a vedere la stella. Temperanza,
e 10 di pentacoli. Quindi è come se ci fosse un equilibrio a livello di un gruppo, a livello potrebbe anche essere di un sogno. Queste qua sono due carte di sogno, eh. E poi c'è anche la temperanza, che comunque mi parla di equilibrio, mi parla di guarigione, mi parla di connessione con la natura, con il mondo esterno, con... ehm, l'idea, quando vedo queste carte, è di creare una famiglia, mi viene da dire, ragazzi, un'unione sacra. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. La famiglia che può essere anche lavorativa, con i 10 di pentacoli. 7 di pentacoli, ma che belle carte che avete, e la carta degli amanti. C'è come un periodo di attesa che potrebbe essere finalmente lasciato indietro. Se qualcuno è in attesa per una partenza, un ritorno, uno spostamento, quel periodo di attesa sento che potrebbe terminare, soprattutto perché molti prenderanno una decisione. Avete anche la carta degli amanti, giustamente, la decisione tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Sette di bastoni e 3 di spade. Datemi una carta per questo 3 di spade. Adesso poi andiamo a vedere il lavoro, ma qui ho la sensazione che vi proporranno come uno spostamento, una miglioria sul lavoro, una cosa di questo genere, un aumento del proprio potere personale. Chiaro, si passa da un 3 di spade, cioè bisogna lasciarsi indietro il vecchio. Però tutto mi dice che c'è un movimento, ripeto, può essere sia a livello lavorativo che a livello personale, qua con questo 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il giudizio, abbiamo un 5 di pentacoli, un 6 di coppe. Voglio andare a vedere anche il carro. Asso di bastoni. Sì, qui ragazzi, secondo me prenderete una decisione che vi porterà lontano da dove siete adesso. Magari voi non lo vedete, magari non vi rendete conto del potenziale che potreste avere facendo questa scelta, però quando la farete vedrete che andrete verso acque più tranquille. Allora abbiamo un asso di bastoni, un cavaliere di pentacoli e la regina di bastoni. Si tratta di fare un movimento, di prendere come una decisione per quello che riguarda il che tipo di persona voglio diventare, come voglio che mi vedano gli altri, che tipo di esempio voglio dare. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 6 di spade. 4 di coppe e re di pentacoli. Bene, 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 perché finisce comunque con un re di pentacoli. È come se questo 4 di coppe vi dicesse non riuscite ancora a vedere che diventerete un re di pentacoli e che in questo momento siete ancora nella fase di farò bene, farò male, ad accettare, a spostarmi, a fare quella decisione, insomma, a prendere quella decisione, però sì, qua le carte vi dicono che a fine mese sarà già diverso rispetto a come lo è a inizio mese la situazione. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore.
Dunque, se siete single, ragazzi, vi dico che ne vedrete delle belle. Potrebbe veramente nascere l'amore romantico, potrebbe nascere come un'avventura, vi dirò. Magari mentre fate una gita, magari mentre sarete in montagna, al mare, c'è come un qualche tipo. Per qualcuno potrebbe essere anche semplicemente un seminario, un corso di spiritualità, ipotesi, un corso di campane tibetane. Lì potreste conoscere una persona con la quale inizia per gioco, per flirt, un'avventura e poi vi dico che sì, si potrebbe trasformare in qualche cosa di più. Sento tanti cuoricini nell'aria nel mese di ottobre. mm? Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, anche qui devo dire che c'è come la voglia di costruire qualche cosa di più. La carta dell'otto di coppe mi dice c'è bisogno di guardare più in alto, di puntare più in alto, di andare avanti con l'evoluzione della coppia. Se per caso la coppia non è ben definita, è ora di iniziare a definirla. Se per caso ci si trova bene, si ride, si scherza, ma non si è ancora, diciamo, detto apertamente che ok, ti voglio frequentare, mi piacerebbe, e forse è il caso a ottobre come se venisse fuori, no? Come se ci fosse questo tema che verrà un po' svelato, il fatto del sì, sono interessata a te, non sono, cioè sì, viene fuori che sì e l'altra persona è interessata a voi o è interessata alla stessa cosa a cui siete interessati voi. C'è come comunque questa voglia di creare. E vi dirò che avete due volte il Cavaliere di Coppe, è facile che vi facciano delle proposte, che riceviate degli inviti a cena per le degustazioni, cose di questo genere. Ehm, per chi è in una relazione appunto non ben definita, anche qui sento che comunque ragazzi si tratta di viversi un po' il momento, di cogliere un po' l'entusiasmo della novità se è da poco, insomma, che vi conoscete, diversamente se vi conoscete da un po', ma continua a essere indefinita. Ho l'idea che dobbiate, uno, togliervi certe cose dalla testa, due, ho come la sensazione che anche lì dobbiate puntare più in alto. Cioè, se la relazione è ni, così, non so, non accettare così a bocca chiusa quello che sono le condizioni che vi dice l'altra persona, ma dire no, aspetta un attimo, io voglio questo, tu sei disposto a darmelo, anche se la relazione è fatta così, anche se c'è questo impedimento, anche se ci possiamo vedere una sola volta al mese, però tu sei disposto a darmi quella roba lì di cui ho bisogno, c'è un po' così. Comunque, a parte tutto, sento che il settore romantico, soprattutto, sarà, diciamo, ben predisposto, ben, come vi posso dire? Lo sento ovattato, protetto, coccolato. Lo sento proprio così. Ehm, e soprattutto poi continua a cadermi l'occhio su questa stella. Sento, ragazzi, che c'è un qualche avvenimento a ottobre che avverrà per destino, come se foste predestinati a o vivere qualche cosa o, visto che c'è comunque la temperanza e mi parla di guarigione, sento che comunque a ottobre, se non state ancora lavorando sulla vostra guarigione, sarà il momento ideale per iniziare quel corso di cui vi parlavo prima guardando l'otto di coppe, per iniziare a stare meglio, per andare verso una pace migliore, verso un'abbondanza migliore, verso anche un senso di unione e di appartenenza. Ok, se guardiamo le persone vicino a voi, io sento che questa voglia che avete, no? Di andare oltre, di avere di più, anche la gioia che potreste vivere grazie a questa new entry di cui vi parlavo prima, contaminerà un po' tutto il circondario, quindi gli amici, la famiglia, i colleghi di lavoro. Sento che ehm, in qualche modo c'è una risonanza tra la vostra energia e come vi risponde il mondo fuori, soprattutto nel mese di ottobre. Sarete abbastanza, come dire,
contaminerete gli altri con la vostra energia. Ok, parliamo di lavoro adesso. Ehm, mm, mm, mm. Allora, c'è area di novità sul lavoro. Vi dico, all'inizio della lettura mi sembrava che questa proposta potesse essere sia romantica, perché ovviamente è un cavaliere di coppe, ma anche lavorativa, no? Come se ci fosse questa nuova proposta che potrebbe arrivare e che vi amplia gli orizzonti ed è da lì che poi questo 8 di coppe dice, ma ascolta, cosa c'è di più? Fammi vedere un po', andiamo alla ricerca. La carta del ricercatore, l'8 di coppe. Ehm, allora, parliamo se siete disoccupati. Potreste ricevere un'offerta. Potreste ricevere un'offerta di lavoro che secondo me non vi aspettate neanche tanto. Per qualcuno si tratta di fare una stagione, per qualcun altro si tratta ehm, di un qualche questione sportiva, come se vi proponessero di far parte di quel centro ippico, di quel centro sportivo, come se ci fosse bisogno di qualcuno che allena. Ehm, Vi dico, non sento tanto lavori stabili, fissi, contratti a lungo termine, però sì che è come se arrivasse qualche cosa che inizia a smuovere l'energia. Per quello che riguarda eh, ah, scusate, ritorno un attimo a chi è senza lavoro. Il consiglio qui è di muovervi nel lungo raggio, cioè avete anche un carro. Sono tre carte di movimento queste. Vi consigliano proprio di allungare il raggio d'azione, sia a livello chilometrico ma anche a livello di esperienze. Cioè provate magari a fare domanda anche in aziende o in ruoli che non avete mai rivestito perché non è detto che non vi assumono, perché magari l'azienda è insomma, ha bisogno, nell'esigenza di assumere proprio in quel momento lì e cadete a fagiolo. Quindi allargate anche lì, non limitate, ah no, questa qua non mando il curriculum perché questa roba qui non la so fare. No, voi mandatelo lo stesso. Tanto è gratis mandare il curriculum, tentare non nuoce. Se siete occupati, allora, se vi trovate bene nel vostro lavoro, devo dire che potrebbe esserci un qualche tipo di proposta, come vedo, ehm, o come l'idea che vi cambino il territorio. E il territorio può essere la scrivania piuttosto che, se siete rappresentanti, il territorio di competenza. E vi dirò, vi piangerà un pochettino il cuore lasciare il vecchio, ma sento che quello che arriva nel futuro può essere favorevole. Può essere favorevole. Se siete invece autonomi, qui ragazzi devo dire, difendete quello che avete già, strutturatevi, proteggete bene soprattutto il patrimonio che avete, mettetelo al sicuro. Ehm, Perché effettivamente anche per voi potrebbe arrivare un'offerta, potrebbe arrivare un nuovo compagno di viaggio, mi viene da dire, con la quale condividere o semplicemente con il quale collaborare. Se per esempio voi siete, non lo so, parrucchiere, parrucchieri, potreste conoscere una persona che si occupa di massaggi e quindi fare le due cose insieme, utilizzare la vostra conoscenza e collaborare e proporre un pacchetto nuovo ai clienti, ecco, una cosa per lo stile. Comunque, tutto sommato, sarà un mese dove ci saranno delle opportunità, ma non vi nego, ragazzi, ehm, che ci sarà da faticare nell'ambiente lavorativo, ci sarà da sudare, giusto per mantenere quello che avete, non dico per espandervi, però per mantenere quello che avete o per qualcuno per fare quel cambio di cui vi ho detto prima. Per quello che riguarda la parte economica, io credo che qui nel mese di ottobre, ragazzi, vi renderete conto che
mi sono dimenticata di pagare quella cosa là, mi sono dimenticato di pagare quell'altra roba là. Caspita, è arrivata la multa, ci potrebbe stare col diavolo. Effettivamente. Però comunque tenete i conti in ordine perché c'è un qualche cosa di vecchio, ehm, un debito, un qualche cosa che verrà a bussarvi alla porta, qualcuno che verrà a riscuotere qualche cosa di vecchio. Nel caso non abbiate debiti e abbiate risanato tutto, credo che potreste vivere un momento, probabilmente dovuto a questo cambio, un momento di come insicurezza a livello monetario, ma perché non sapete dove sia meglio investire in questo particolare periodo, anche perché a livello mondiale ne stanno succedendo di tutti i colori e ne succederanno di tutti i colori. Comunque, il sunto di tutta la lettura qui, ragazzi, è di andare verso territori che vi possono permettere di ottenere quello che voi volete. L'otto di coppe mi dice che c'è la tendenza ad andare verso l'alto, puntare in alto, alzate l'asticella, in tutti i settori della vostra vita mi viene da dire, ma soprattutto a livello lavorativo. Pretendete di più, dite universo, dammi questa cosa qua. Sapete, come si dice, la lista della spesa, no? Che si fa all'universo e poi i lavori di conseguenza con la legge di attrazione. Devo dire che vi verrà bene muovervi, cioè fare il piano d'azione giorno dopo giorno, cioè oggi faccio questo, domani faccio quello, oggi mando il curriculum qui, domani lo mando in tutta quella zona, dopodomani lo mando in quell'altra zona, la pubblicità, se foste autonomi, la stessa cosa. Oggi pubblicizzo su radio X, domani pubblicizzo su radio Y, dopodomani sul canale di YouTube e via dicendo, come dare un programma, una scadenza, mi viene da dire. Però ragazzi il mese finisce con queste carte che io sento essere abbastanza positive, perché comunque il Re di Pentacoli è una carta, guardate cosa c'era sotto l'imperatore, un Re di che sento che come energia il Re di Pentacoli è un po' l'arcano minore dell'imperatore, perché parla di materialità, di concretezza, di qualcuno che raggiunge un regno. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Rimandare, questo è un 4 di spade, no, non ce l'avete. Potrebbe essere che avete rimandato questa scelta per troppo tempo e che vi ha tenuti condizionati e che il diavolo sia, magari faccia riferimento a questo, ok? Perché diversamente lo vedrei solo come una carta di potere. Non ci vedo tutta questa negatività in questo diavolo, sinceramente. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Gestioni amministrative. Wow! Il 15 del mese che viene. Quindi il 15 di... Beh, dipende da come la vedete, perché io pubblico sempre un po' prima, quindi adesso siamo a settembre, quindi si potrebbe trattare sia del 15 di ottobre, oppure se vedrete la lettura già a ottobre, potrebbe essere il 15 di novembre. Però è come se foste richiamati a gestire la questione burocratica, la questione amministrativa, tenere come in ordine le faccende di carte, vedete che qua ci sono tutti i fogli. Va bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale, i titoli dei video sono pubblici, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì troverete tutti i titoli dei video per capire che temi vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!